Mantova, 30 marzo 2009. Avrebbe dovuto essere il mio primo concerto, ma me lo persi. Decisi che non sarebbe più successo. Milano, 25 aprile 2012. Ci andai con mia figlia. Ero talmente agitata e ansiosa che quasi non le diedi il tempo di chiudere la macchina al parcheggio. Quando Marco diede il via alle danze, intonando Tai Catalvi, restai per un attimo senza parole, travolta dall'emozione. Vidi anche i genitori di Thomas nel backstage e pensai che sarebbe stato bello poter arrivare fin lì, stringere loro la mano e vedere lo spettacolo da vicino. Mamma mia ragazzi, i concerti. Io ho solo una parola, indescrivibili. Cioè, io sono riuscita fortunatamente a partecipare a tutte e tre le date che ci sono state in Italia e cioè sono state una più bella dell'altra. Se devo proprio sceglierne una, la mia preferita è stata Roma per diversi motivi. Allora, in primis, finalmente ho conosciuto i membri del fan club, cioè lì ho conosciuto veramente i fondatori, ho conosciuto altri membri da tutta Italia, quindi ho finalmente creato le famose amicizie, i famosi legami di cui vi ho parlato. Allora, i Nightwish io li ho visti 3 volte dal vivo, esattamente gli ultimi 3 concerti che hanno fatto in Italia. E il più bello di tutti in assoluto ovviamente per me è stato quello di Bologna, perché è stata la prima volta che li ho visti ed è stato veramente una cosa indescrivibile, proprio stupendo. È stato tutto quanto bello da quando sono arrivato, che conoscevo solo 2 persone, mi ricordo, alla fine che ho conosciuto il mondo intero praticamente. Ho aggiunto più gente su Facebook quel giorno lì che in un anno intero, mi ricordo. Ciao a tutti. Allora, io sono stata a 3 concerti di Nightwish, quindi quello di Milano nel 2012, poi a Bologna nel 2015 e Roma nel 2016 e non ho grandi ricordi, cioè scleri vari così, a parte il concerto di Bologna, perché mentre stavo andando al Carrefour a mangiare con altri miei amici ci siamo trovati davanti Troy che bighellonava in cerca di un bagno. Allora, io il primo concerto ho fatto quello di Roma, poi dopo quello di Mantova. Quello di Bologna purtroppo non sono riuscita a farlo per problemi personali comunque. Il viaggio per Roma è stata una cosa, penso, fantastica, perché avevo l'emozione di dire cavolo, vado a vedere la mia band preferita per la prima volta e ho conosciuto comunque tante persone al concerto, tra cui Antonietta che ci ha parlato del Nightwisher Fan Club e da lì poi dopo ho iniziato tutta la storia. Allora, il primo concerto dei Nightwish io l'ho visto già a Bologna il 29 novembre 2015. È stato perfetto dall'A alla Z perché non ti abitui mai comunque a vederli o a incontrarli addirittura, però il primo è proprio assurdo perché ci metti un po' a renderti conto che sono davvero loro davanti a te. Non perché li idealizzi o qualcosa del genere, ma comunque tu li hai conosciuti tramite internet o comunque erano molto distanti, sono molto distanti, quindi in qualche modo vedere davanti a te è strano, cioè è una sensazione stranissima. E quando hanno fatto la mia canzone preferita, Ilan, già quella quando partono i flauti io ciao proprio, no? Quindi vedere loro suonare quella canzone davanti a me ero wow, mind blown, cioè nel senso è una sensazione davvero strana, davvero forte ed è bellissima. Eccoci a parlare di concerti, canzoni del cuore, meet and greet. La prima volta che li ho visti live è stato nel 2007 al Palalido di Milano, poi li ho rivisti al Forum d'Assago nel 2012, all'Unipol Arena di Bologna nel 2015 e al Palasport di Mantova nel 2016. La data che tengo più a cuore
e quella di Bologna 2015, perché ho conosciuto di persona per la prima volta gli amici del fan club e perché per la prima volta ho sentito live la canzone Ghost Love Score, che è la mia preferita, per di più cantata dalla cantante che tendevo da 10 anni, Floor Jansen. Non mi perdo in chiacchiere. Allora, concerti dei Nightwish, ne ho visti finora 3, 4, oddio non ricordo, aspettate un attimo che li elenco. Allora, il mio primo Mantova 2009, dopodiché sono stata a Bologna 2015 e poi credo il terzo ed ultimo sia stato quello di Roma 2016, giugno 2016, quindi sì, 3 concerti dei Nightwish. Allora, Bologna, 29 novembre 2015. Finalmente sarebbero tornati con un album colossale. Un inizio di concerto al Cardiopalma con un'esplosione, fuochi e fiamme e sul palco Floor di una bellezza e bravura assolute. Introdotta nella set list Why Your Lips Are Still Red. Tutti ci unimmo a Marco in coro cantando anche The Islander e quando cominciò Wishmaster tremò il palazzetto perché tutti saltavamo e cantavamo. Dopo il concerto, rischiando l'assideramento, con mio marito, mia cugina e un altro gruppetto di fan, restammo per 2 ore fuori dal palazzetto. Il sacrificio fu premiato perché quando la band uscì si avvicinò ai cancelli per scambiare 2 parole, foto e autografi. Inoltre, finalmente avrei conosciuto di persona i ragazzi di Nightwishers. E ho partecipato alla masterclass, quindi ho conosciuto Flor e ho avuto anche l'immensissimo piacere di andare in taxi con lei e con Arianna, che ringrazio ancora di tutto cuore per l'opportunità, e sono stata veramente contentissima quando poi siamo arrivati anche in hotel e con mia grande sorpresa ma altrettanta felicità lei mi ha abbracciato. Io proprio Dio, oh mio Dio, Flor mi sta abbracciando, sono la persona più felice della terra, quindi sono stata proprio contentissima. E mi ricordo quando poco prima che nell'intro di Shudder Before the Beautiful e non ci credevo di essere lì, proprio era una cosa incredibile. Quando poi dopo la canzone è iniziata e li ho visti mi sono reso conto che era tutto reale, è stato veramente stupendo. Poi hanno suonato anche la mia canzone preferita, Everdream, e quando l'ho ascoltata mi veniva quasi la lacrima agli occhi, perché proprio ascoltare la propria canzone preferita dal vivo è una cosa comunque indescrivibile, diciamo. Poi perché a Roma ho avuto l'occasione di incontrare la band e quindi c'è stato questo meet and greet, o meglio non era proprio un meet and greet, era più che altro una sessione firme con tutta la band e anche con Evo, che aveva degli occhiali a forma di gelato che gli abbiamo regalato, e diciamo che lì è stata proprio l'insegna del disagio la serata, perché abbiamo regalato tutte cose a tema hawaiano prese palesemente da Tiger a tutta la band ed erano tutti felicissimi, tutti che si mettevano a ridere come se fossero fatti molto bene. E la prima volta che è entrata la band sul palco e quando è entrata poi Flor personalmente, devo dire la verità, mi sono messa a piangere perché è stata un'emozione comunque grandissima, perché la vedevo solo in foto, sentivo la sua voce solo per le canzoni tramite YouTube o telefono, e sentire le mie canzoni preferite, tra cui Endless e tutte quelle dell'ultimo CD, è stata una cosa fantastica. E poi qualche mese dopo hanno fatto un altro concerto in Italia, giù a Roma, e hanno fatto sia un meet and greet che un masterclass con Floor Jansen il giorno prima, e sono stati fantastici in entrambe le occasioni. Cioè Floor era molto alla mano, rideva, scherzava, faceva foto, e nonostante poi fosse stanchissima, perché ha messo una cazzo di mela a pranzo, perché tante persone non si staccavano un attimo, non riuscivano a darle i suoi spazi neanche per un minuto, ma vabbè, è stata lo stesso disponibile con tutti, e io veramente non so se sarei riuscita a non mandare a fare in culo nessuno come ha fatto lei, ma vabbè. Quel concerto è stato magnifico
anche perché in The Islander Marco ha apertamente detto che siamo state la folla più rumorosa di tutta la tournée. E forse per questo Flor ci ha anche voluto ringraziare con un magnifico urlo finale nella canzone Ghost Love Score, che io ritengo sia stato il migliore urlo che ha eseguito durante tutta quella tournée. Quello a cui sono più affezionata in assoluto è stato il mio primo concerto. Avevo 17 anni, adesso ne ho 25, quindi se penso al ritroso mi considero all'epoca una bambina ed è stato emozionantissimo perché vederli lì per la prima volta dal vivo, dopo averli visti sempre e solamente da uno schermo del computer, mi sembrava veramente che non stesse accadendo. Infatti neanche a fine concerto mi sono resa conto di quello che effettivamente è successo quella sera, quindi sì, se ci penso ancora vi giuro ho i brividi a fior di pelle. Quindi assolutamente il concerto al quale sono più affezionata è Mantova 2009. Roma, 8 giugno 2015. Sarebbero tornati per un festival estivo. Avrei rivisto i ragazzi del fan club, avrei potuto finalmente conoscere e abbracciare Maria Rita e il marito Roberto. Notizia bomba fu che il fan club ottenne una singing session per 50 di noi. Finalmente il sogno sarebbe diventato realtà, li avrei incontrati di persona. La cosa buffa è che quando arrivai davanti a loro non mi ero preparata a nessuna domanda, niente da dire, e riuscii a balbettare solo un fine thank you e a Flor you are beautiful. Ovviamente per la foto di gruppo corsi dietro Marco, che è il mio vichingo preferito, e mio marito dal canto suo si mise dietro Flor. Aggiungemmo anche una pizzata con tutti i ragazzi e quindi furono 2 giorni perfetti. Il buon Ewo ci disse ci vedremo presto e così è stato. E vabbè, secondariamente sono riuscita a partecipare anche al meet and greet e di conseguenza ho conosciuto anche tutta la band, contentissima. Ho parlato con Marco, ho parlato con Flor di nuovo che mi ha anche riconosciuta e mi ha risalutata, e la scena epica è stata quando sono arrivata da Thomas. Ovviamente sapendo che lui ama Paperino, io gli ho proprio fatto una specifica domanda. Io so fare Paperino da quando sono piccola, ti piacerebbe sentire la sua risata? Lui un attimo sconvolto mi ha guardata e fa ok, e beh è inutile dire che sono scoppiati a ridere lui, Flor, Marco, Kai, Empu, tutti quanti. E un'altra cosa che mi ricordo molto di quel giorno è stato alla fine, mi ricordo che verso le 11 circa siamo usciti dall'Unipol Arena e siamo andati lì vicino dove c'avevano i pullman parcheggiati e li abbiamo aspettato che uscissero, solo che sono usciti più o meno dopo 2 ore e c'era -3, c'era freddissimo, mi ricordo quella sera, è stato un delirio rimanere lì. Però alla fine ne è valsa la pena perché dopo è uscita la band, sono rimasti lì con noi a fare 2 chiacchiere, c'eravamo io e un'altra decina di persone, non di più. Abbiamo fatto 2 chiacchiere con tutti, proprio con tutti i membri, sono stati molto gentili, ci hanno firmato i biglietti e insomma sono stati veramente delle persone eccezionali, diciamo. Sì, hanno anche suonato le mie canzoni preferite, ovvero While Your Lips Are Still Red, e ovviamente ho pianto come una pazza. Finlandia, stessa cosa, scusa c'era una mosca. Finlandia stessa cosa, anche se alla fine non è loro perché è di Sibelius. Al concerto di Mantova, finito concerto, abbiamo incontrato Troy lì tramite una rete, che comunque lì è stato il primo autografo che ho avuto. Poi dopo ho incontrato Marco davanti all'albergo dove pernottavano. Abbiamo fatto le foto con Marco, abbiamo parlato e tutto, è stata un'emozione grandissima. Poi il giorno dopo, quando hanno fatto il meet and greet, noi siamo passati da Tiger
a prendere un sacco di stronzate, cioè le collarine di fiori di plastica tipo quelle hawaiane, gli occhiali con la forma del gelato, i baffi colorati, tutte le stronzate che aveva le abbiamo comprate noi e sono stati fantastici perché io ero, come è normale che sia, molto agitata. Il primo a tendermi la mano è stato Marco e aveva un'aria molto molto amichevole, mi stava mettendo a mio agio, è stato veramente, cioè, sono stati veramente carini. E nonostante a Mantova ci sia stato un terzo concerto, io non ho incontrato nessun membro della band, cioè ho incontrato Marco sotto l'hotel, ma vabbè, inteso, non meet and greet o altro. Se ho detto che Bologna 2015 è la data che più tengo nel cuore, con Mantova 2016 chiudo il cerchio perché grazie al fan club ho avuto l'onore di partecipare al meet and greet prima del live della band. Diciamo che è stata un'esperienza fantastica, surreale, ho vissuto delle sensazioni indescrivibili. La band stessa è stata eccelsa, era molto disponibile a far foto, a ridere, a scherzare con noi, a fare autografi. E in più era molto contenta dei nostri regali che abbiamo portato, cibo e liquori, vini da tutte le parti d'Italia. Dopodiché meet and greet, sì, fatti uno, e grazie a Nightwish Jersey Italy per aver esaudito questo mio desiderio. È stato molto veloce ma assolutamente emozionante perché vederli lì che rispondevano alle tue domande, ehi ciao come stai, era veramente quanto di più un fan si possa aspettare dalla sua band preferita. Questo è stato il mio secondo incontro con la band, il primo ufficiale, il secondo il primo ufficiale sì, ma il primo non ufficiale è avvenuto in particolare con Thomas fuori lo stadio dell'Unipol Arena quando loro stavano ripartendo, ma noi li abbiamo aspettati al gelo sotto una temperatura che non era fatta per stare all'aperto, ma comunque abbiamo avuto modo di incontrarli, di scambiare due parole e di farci una foto anche abbastanza ridicola per quanto riguarda me con Thomas, ed è stato quello il mio primo incontro in assoluto con la band. Mantova, 12 settembre 2015. Il palazzetto questa volta era piccolo, niente fuochi, il caldo era asfissiante, la scaletta era quella degli altri due concerti, ma non me ne pentii ma ci andai volentieri, perché avrei rivisto i miei amici, li avrei riabbracciati, sarei stata con loro ancora una serata. Inoltre, forse grazie a una nostra videorichiesta, Thomas ci propose The Poet and the Pendulum, scatenando il delirio, e Flor ci fece capire quanto immensa è la sua bravura proponendoci delle canzoni della old era come Sleeping Sun, Bless the Child e Siren. Inoltre per la prima volta hanno cantato She's My Sin, che è la canzone con cui li ho conosciuti, e cantata da Flor, cioè dico semplicemente un mare di lacrime. Inoltre mi è piaciuta molto anche quella di Mantova, poiché alla fine, quando siamo arrivati all'hotel dove loro alloggiavano, eravamo lì a chiacchierare del più e del meno, Marco ci ha visti ed è sceso ed è rimasto veramente sorpreso quando nessuno si è fatto avanti per chiedergli una foto, un autografo. Allora si è fatto avanti lui ed è stato comicissimo quando è toccato a me, perché io mi sono messa vicino a lui e mi ha guardata e mi fa: ti ho vista piangere sotto al palcoscenico. E poi abbiamo fatto una foto dove la sua faccia era tipo... Infatti c'è stato Lorenzo che fa: oh, look your face, e Marco fa: what about my face? Quando gli abbiamo fatto vedere la foto poi siamo scoppiati tutti a ridere. E la cosa più bella è stato anche stringere la mano a Thomas e dirgli: sei veramente un gran compositore, complimenti. Poi abbiamo chiacchierato con Flor e gli altri, sono riuscito a fare una foto solo con Marco perché purtroppo il tempo comunque stringeva, però io ho delle sensazioni stupende di quella giornata, proprio una delle giornate più belle della mia vita, potrei dire. E poi negli altri, bene o male, erano più o meno le solite canzoni. Ok. Vabbè, ovviamente Taika Talvi, che ovviamente adoro alla follia. E poi non mi pare abbiano fatto altre mie canzoni preferite, ma basta e avanza.
soprattutto quando poi ho visto Flor davanti a me, che io come una bambina mi sono bloccata davanti a 1 metro davanti a lei con la faccia come per dire oh mio Dio, sei davanti a me. Cioè è stata un'emozione comunque bellissima, non riuscivo più a muovermi, avevo tutti i muscoli bloccati e niente. È comunque una sensazione fighissima perché già il vederli soltanto in concerto ci scrivi un libro sulle sensazioni che ti dà, ma il fatto di esserci andati con il resto del fan club aggiunge veramente, è un contorno che rende tutto quanto più bello, perché più tempo passa e più diventi amico, più diventi, cioè più comunque il gruppo si lega. E quindi andare a Mantova non avevi incontrato nessun membro della band, ma il legame che avevi con le altre persone ha reso tutto quanto bello uguale, come se fosse successo. Marco alla fine l'ho visto, è stato aiuto, però si è capito il concetto, spero. Canzone del cuore dei Nightwish. Ne ho tante di canzoni del cuore, ma se proprio devo citarne una è assolutamente Kick Mary's Blood. Non trovo molte persone che si trovano d'accordo con questa mia scelta, ma io non posso dire altro che ogni volta che sento quella canzone il mio cuore fa tanti piccoli crack, perché riesco a percepire lo strazio che proviene da quella canzone e dalla tematica dalla quale Thomas ha preso il riferimento, quindi assolutamente Kick Mary's Blood. Ho detto tutto, sono a 3 minuti, oh mio Dio, ho sforato come sempre. Ragazzi, un bacione e non ci vediamo al prossimo video, quindi saluto a tutti. Che dire, adesso attenderemo il prossimo tour nel 2018 per rivivere tutti i grandi classici che la band non ripropone nei concerti da molti anni. Sarà un'attesa molto lunga e spero che verrà ben ripagata con tutte le canzoni che proporranno in scaletta.